Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su YouTube. Da un po' che non ne portavo uno nuovo e oggi porterò un contenuto nuovo con due appartamenti che sto andando a lanciare a Verona proprio in questo momento. Anzi, prima di andare a Verona però, che avrò più o meno un'oretta di strada da fare, devo andare all'Ikea e al supermercato, insomma, a prendere un po' di robe per la casa, perché questi appartamenti sono due appartamenti, dopo ve li farò vedere, ve li spiegherò meglio, in sublocazione. Quindi di conseguenza devo andare a rifinire le ultime cose prima che siano tutti quanti pronti. Oggi è l'1 maggio e oggi parte il contratto d'affitto. Mi auguro di sistemarli e prepararli entro pochi giorni, massimo una settimana, così che saranno subito disponibili, pubblici su Airbnb e Booking, e che si inizia a fatturare. Insomma, come potete vedere in questo momento sto facendo delle premesse pensando che l'1 maggio sapevo di questa festa ai lavoratori, però questo giorno è stato anche il giorno in cui mi ha scombussolato praticamente più i piani, perché mi ha posticipato i lavori che avevo da fare. Però continuate a guardare il video così almeno potete capire anche voi. E per tutti i possibili commentoni che diranno: Luca, all'Ikea. Beh raga, per quanto riguarda Airbnb, dato che non sono case nemmeno in cui io ci vado a vivere, deve avere un buon aspetto, ma non deve essere nemmeno quella cosa che entra l'ospite che ci fa la serata, la festa, mi spacca su tutto e poi mi fa Sicuramente bisogna guardare anche i prezzi. Insomma, pensavo di andare all'Ikea, quindi come avete capito, per fare il video. Infatti si vedeva anche sullo sfondo che ero praticamente di fronte al centro commerciale Ikea. Però nella realtà dei fatti quel giorno lì era chiuso, quindi quello che abbiamo fatto è stato cercare un altro negozio aperto che potesse darci la possibilità di comprare le prime robe per la casa, come per esempio asciugamani, coperte, prodotti per la pulizia, perché dopo vedrete in che condizioni sia stata lasciata questa casa. E ovviamente l'1 maggio tutti i lavoratori italiani sono chiusi, tranne una categoria, ovvero i negozi dei cinesi. Insomma, finito questo breve tour in questo negozio dei cinesi, non abbiamo trovato nulla che potesse soddisfare i nostri gusti. È vero, costava un poco, ma non c'era neanche chissà che qualità, quindi abbiamo preferito aspettare il giorno dopo per andare a fare acquisti più seriamente. E quindi abbiamo deciso di andare direttamente in direzione Verona per iniziare a fare una lista più dettagliata di quello che mancava, perché stavo andando un po' a memoria, solo che poi sono successi i primi imprevisti con la macchina. Piccolo imprevisto durante il viaggio di Verona. Sì ragazzi, troppe spie accese, partiva male sto viaggio. Tra l'altro come faccio che tappa veloce a mangiare qualcosa, nel mentre abbiamo incastrato anche un appuntamento extra lavorativo che non c'entra nulla con Airbnb. Stiamo aspettando il ragazzo, ricaricare le batterie e poi direzione Verona. Finito di pranzare siamo quindi andati a Verona, negli appartamenti che abbiamo lì. Ovviamente era l'1 maggio, quindi feste ai lavoratori. Per andare a Verona noi siamo passati per il lago, quindi immaginatevi quanto tempo ci abbiamo messo, code su code, rallentamenti. Però alla fine della fiera siamo arrivati, adesso parte l'house tour dei due immobili. Bene ragazzi, siamo partiti da dentro perché oggi ci va così, dopo vi faremo vedere l'uscita. Questo è il bilocale, siamo partiti dalla camera da letto che, lasciate stare, non pensate a quello che state vedendo in questo momento, che è molto disordinato. Faremo vedere sia un prima che un dopo, logicamente. Ora ci sono tante cose da fare, come questo copriletto che sarà da cambiare e pulire sicuramente, aggiungere cuscini, metterli di una qualità migliore. Mettere una tenda, un oscurante, perché ovviamente manca. Quindi questa parte sopra. Andando poi al piano terra. Al piano terra invece raga c'è cucina con angolo soggiorno e angolo cucina. Questo tavolo che andremo a cambiare. L'unica cosa che penso che lasceremo saranno le sedie, che sono abbastanza nuove. Adesso come vedete c'è tanto casino, pentole, piatti in giro, perché faremo una bella pulizia, lo sistemeremo per bene. Cambieremo alcuni LED, alcune luci, ne aggiungeremo di altri qua per avere maggiore illuminazione, perché l'unico punto luce è quella finestra lì. Qua c'è un divano letto, quindi adesso aperto a forma di letto,
chiudendosi diventa un divano, in modo tale che possiamo massimizzare questo appartamento, che è un bilocale, quindi parte da 2 persone, ma in questo modo possiamo ospitare fino a 4 persone, quindi conseguentemente aumentare anche gli incassi. Perché una cosa che facciamo noi con Airbnb non è chiedere un prezzo per la superficie, ma un prezzo per il numero di ospiti, come è giusto che sia. Angolo break, macchinetta del caffè, bollitore, tazzine, armadi. Uno di questi lo destineremo alla donna delle pulizie, così che ha tutto quanto lo spazio per poter mettere dentro aspirapolvere, scope, prodotti, anche per pulire prodotti anche come il benvenuto, come per esempio caffè, briochine, tè e via dicendo. E poi andando di qua c'è l'antibagno con il lavabo. Questo lo andremo a sostituire prendendo uno specchio con il LED integrato dentro. E qua invece c'è il bagno, che è molto stretto ma è molto alto, e ci sono anche molte ragnatele che andremo a togliere, però di per sé è funzionante, a parte pulirlo un attimino. E adesso vi faccio vedere l'uscita. Ovviamente non vi farò vedere la via, perché sennò poi voi fate i furbi. Vi farò vedere il cortile comune, e adesso andiamo nell'altro monolocale, perché sono 2 appartamenti, un bilocale e un monolocale nello stesso cortile. E questo invece, ragazzi, è il monolocale. Come dice la parola stessa, ha una sola stanza per soggiorno, cucina e letto. Anche questo ovviamente tutto disfatto in questo momento, perché lo stiamo sistemando, dobbiamo pulire tutto, cambiare alcune cose. Qua c'è l'angolo break, macchinette, bollitore, se lo vuoi far vedere, un microonde che di là non c'è, se non ricordo male, o c'è? Non c'è, dici? Vabbè, poco importa, c'è il forno però di là. Qua c'è il frigo, armadi, che tutte queste cose qua le butteremo via, perché quelli che c'erano prima, come vedete, da bianco è diventato nero. Cambieremo i cuscini perché sono inguardabili e anche probabilmente strascomodi per dormirci qua. E qua c'è il bagno, questo è molto veloce, molto piccolo da far vedere. Lavandino, bidet, water, lavatrice. Questo penso che lo lasceremo. La cosa bella sarà far vedere tutti i lavori in progress, no? Quindi oggi era l'1 maggio, dovevamo andare all'Ikea, però giustamente oggi è festa dei lavoratori, non pretendo che la gente lavori, solo i pazzi come me e te. Ovviamente, ragazzi, l'1 maggio non c'era nient'altro di aperto, però cosa che abbiamo fatto? Andando negli appartamenti abbiamo fatto una lista dettagliata di tutte le cose che ci servivano, abbiamo scritte e poi le abbiamo ordinate tramite Ikea, anzi sono andato esattamente il giorno successivo. Nel mentre ho iniziato con i lavori di pulizia e sistemare le cose più grosse all'interno degli appartamenti, facendomi aiutare anche da una squadra, perché logicamente, ragazzi, dovete sapere che se avessi dovuto fare tutto io questi lavori ci avrei probabilmente messo 5 volte di più il tempo. Quindi se avete la possibilità, fatevi aiutare da qualcuno, ricordatevi che il tempo è denaro, so che a volte può costare, se avete invece dei parenti o delle persone, amici stretti che possono darvi una mano, ancora meglio. Però fatelo, perché ogni giorno che passava per me era un giorno in cui stavo perdendo soldi. Cosa stavano facendo tutte queste persone che avete visto dentro? C'era chi puliva i piatti, c'era chi puliva gli armadi, chi puliva i letti, il pavimento, chi ha installato le luci. Insomma, abbiamo ripristinato un po' quello che era l'appartamento per dare una buona prima impressione, perché comunque questi appartamenti sono dotati di self check-in, quindi immaginatevi un ospite che entra in una casa che deve essere per forza il più accogliente, dato che non ci sarà nessuno ad accoglierli, dovranno entrare da soli. Immaginatevi di entrare in una stanza che non è nemmeno accogliente, che brutta prima impressione può fare. Quindi ricordatevi, questo è una cosa importante, soprattutto perché si ricorderanno in particolar modo di quel momento in cui entrano. Successivamente io poi nei giorni successivi sono andato a comprare degli asciugamani grandi, medi e piccoli per il bagno, che tra l'altro poi non utilizzerò più. Non mi ricordo se l'ho spiegato, nel caso ve lo spiego io dopo come mai. Ovviamente non è che, anche se erano nuovi, ci ho dato una pulita, quindi l'ho portati in una lavanderia, e sarà una delle poche volte che mi vedrete fare questo genere di lavoro.
Le nostre operazioni Leroy Merlin continuano. Qua stiamo vedendo un controparete per la cucina. Ma come si chiama? Schienale della cucina. Qua abbiamo comprato un copridivano molto carino, molto morbido, delle tendine da mettere su e anche oggi si striscia. Quindi finiti i giorni di acquisto del materiale, adesso vi lascio qualche time lapse. Come vedete ragazzi, faccio questa piccola parentesi, stavo pulendo i cassetti da dentro perché, che ci crediate o no, erano umidi e c'era il frigorifero che da bianco, come vedete adesso nella foto perché era appena stato pulito, era completamente nero, cioè per farvi capire in che condizione era stato lasciato questo appartamento. A pranzo al volo e poi si riparte subito con i lavori. In questo time lapse stavamo wrappando, rivestendo le ante della cucina, perché dovete sapere che tempo fa questa cucina si era allagata per dei lavori, quindi si erano tutte rovinate le ante, si erano anche gonfiate. Ovviamente la soluzione più economica è stata prendere delle pellicole da mettere sopra, ritagliare e coprire, diciamo, il colore ormai sbiadito e ingiallito delle ante e rivestirlo con un materiale nuovo, più pulito e soprattutto anche abbinato agli altri colori della casa. E questa, per chi non ci crede, è la situazione da giorni della macchina. Ho occupato tutti i posti qua dietro, ho occupato il posto avanti, ho occupato anche il bagagliaio logicamente. Ragazzi, ricordatevi che i soldi in banca non servono niente. Io svuoto il mio conto per comprare attività, non per comprare passività. A me interessa essere ricco, non sembrarlo. Ciao. Allora, siamo entrati in questo centro commerciale con più soldi di prima e siamo usciti con meno soldi quando siamo entrati, perché abbiamo preso una TV che la monteremo dentro il nostro Airbnb nel bilocale. E via anche con il time lapse di io che monto la televisione all'interno del bilocale. Questo, diciamo, era quello che ho ripreso. Dovete perdonarmi, non sono uno youtuber, o perlomeno provo ogni tanto ad esserlo. Mi sono dimenticato di riprendere tante cose, anche perché ovviamente non è facile se devo pensare alle cose da fare, in più pensare anche a riprendere. Ho cercato di condividere più momenti possibili. La promessa che ho fatto all'inizio del video la voglio mantenere, che vi avrei fatto vedere un prima e un dopo, quindi in questo momento vi farò, mentre che parlo, vi farò vedere alcune immagini scattate per quanto riguarda lavori terminati, stesse immagini che troverete anche su Airbnb, quindi vi lascio le foto e alla conclusione di questo video. Eccoci ragazzi, posso tirare finalmente un sospiro di sollievo. Lavori terminati nei due appartamenti, adesso sto tornando da Verona, tornando a casa mia. Ho preparato tutto quanto. Questa settimana qua, ragazzi, è stata una settimana veramente tosta a livello lavorativo. Per fortuna mi sono fatto aiutare da una squadra che mi ha aiutato, se no ci avrei messo 5 volte tanto il tempo. Ora sono pronti, puliti, pronti per essere affittati ad affitti brevi. Nei mesi successivi potrò magari condividervi anche un caso studio, ovviamente perché ha senso farlo quando c'è almeno uno storico di 6 mesi. Come avevo fatto per esempio con quello a Bergamo, che è un altro video che ti consiglio di vedere sul mio canale. Un caso studio di 6 mesi di un appartamento che ho anche a Bergamo. Ragazzi, faccio un'altra piccola parentesi alla fine di questo video, che ho dei dati più precisi sotto mano. Innanzitutto, per chi se lo stesse domandando quanto mi è costato sistemare e ristrutturare questi appartamenti, ho qua un file PDF portato in mano. Esattamente 6.335,58 euro, diciamo, delle spese che sono riuscito a tenere traccia. Poi ovviamente non sono stato così minuzioso come per esempio i chilometri,
la benzina, l'autostrada, i pranzi fuori, le cene fuori, quelli non li ho considerati, però è anche vero che una persona che vuole fare questa attività deve essere disposta ad investire. Però è anche vero che al giorno d'oggi, dopo 5 giorni che è stato lanciato questo appartamento, sono arrivate delle prenotazioni per un totale del mese di maggio in 5 giorni di 1153 euro. Quindi adesso sono passati solo 5 giorni da quando sono disponibili questi appartamenti. L'obiettivo è ritornare di questi 6.000 nei primi 3 mesi e poi iniziare a vedere dei profitti interessanti nell'arco dai 3 mesi, 6 mesi in poi. Se volete rimanere aggiornati anche per quanto riguarda come vanno questi appartamenti, ovviamente farò dei video dedicati. Quindi per questo video è tutto, ci sentiamo nei prossimi. Ciao ragazzi, buon lucro. Ciao a tutti.